Avete mai visto delle bietole così belle? Quelle con la costa rosso fucsia sono protagoniste di questa torta salata senza farina con base di patate, semplice e deliziosa e naturalmente priva di glutine. Tutto il procedimento è facilissimo, sono ingredienti semplici per una torta rustica che si presta benissimo come piatto unico e come cena velocissima. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia proprio dalla base di patate, bisogna pelare un paio di patate, ne basterebbe in effetti una grande. La si taglia con la mandolina in fettine super sottili, poi si mettono in una ciotola, si aggiunge un po' di sale, un po' di olio, si mescola bene con le mani in maniera tale da riuscire a condire tutte le patate. Poi si fodera con carta da forno uno stampo a cerniera da 20 centimetri. Bisogna foderare con carta da forno solo la base, non serve foderare anche il bordo. Prima si ricopre tutto il fondo con le patate. Mi raccomando, riempiamo tutti gli spazi vuoti, magari tagliando le fettine di patate, così da colmare ogni eventuale spazio che rimane. Poi si ricopre tutto il bordo della tortiera. Bisogna creare appunto un bordo contenitivo per la nostra farcia. Nel frattempo bisogna preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Quando il nostro guscio di patate è pronto, lo si inforna per circa 12 minuti. Bisogna fare una precottura così le patate non rimangono crude. Nel frattempo ci occupiamo di pulire queste splendide bietole. Bisogna separare la costa dalle foglie perché noi dobbiamo preservare il colore di entrambe. Se noi cuocessimo foglia e coste insieme, possibilmente rovineremmo il bellissimo colore rosso fucsia. Io ho utilizzato un intero mazzo di bietole, ho usato tutte le foglie e mi sono rimaste parecchie coste che poi userò per un'altra ricetta di cui vi parlerò più in là. Una volta recuperate tutte le coste, le si tagliano a pezzettini sottili. Nel frattempo si fa bollire dell'acqua, si aggiunge il succo di mezzo limone, si uniscono le coste tagliate a pezzettini e si fanno bollire per circa 3 minuti. Potete arrivare anche a 4 minuti se queste coste sono un po' troppo grosse. Finite di cuocere si scolano e si mettono subito in acqua con ghiaccio, così blocchiamo la cottura e fissiamo questo colore meraviglioso. Nel frattempo la base è pronta, la mettiamo da parte e ci occupiamo di cuocere invece le foglie. Si mette uno spicchio d'aglio in una casseruola, si aggiunge un po' di olio d'oliva, si uniscono tutte le foglie, non preoccupatevi, sembra una quantità enorme, ma poi rilasciano tantissimo liquido e si ridurranno parecchio. Bisogna cuocerle per 15-20 minuti, mescolandole ogni tanto, poi si mettono da parte per farle raffreddare, ci si occupa del ripieno, si versa la ricotta ben asciutta in una ciotola, si unisce il parmigiano, del sale, del pepe, un po' di noce moscata. Un paio di uova, queste sono uova medie, quindi un totale di 100-110 grammi di uova, si mescola bene fino a quando non abbiamo una crema omogenea. Si mette da parte, si riprendono le foglie, si strizzano benissimo e vedete quanto liquido rilasciano. Questo liquido andrebbe a finire nella crema durante la cottura, quindi noi questo lo dobbiamo evitare. Strizziamole bene bene. E poi vanno tritate con il coltello finemente. Infine si uniscono le foglie tritate al composto di uova e ricotta, si mescola bene
e si aggiungono dei pezzettini di coste rosse, così per dare colore, così al taglio quando noi mangiamo la fetta, a parte avere la parte un pochettino più croccante del gambo che non diventa molto morbido, e fa anche un bellissimo effetto cromatico. Si versa la crema nello stampo, livelliamo bene tutto e poi guarniamo con un pezzettino di feta che sbricioleremo sulla superficie, affonderemo leggermente nell'impasto. Aggiungiamo qualche altro pezzo di gambo rosso, facciamo fondare bene nell'impasto. Siccome le patate sporgono un pochettino, le ribaltiamo sopra il nostro ripieno e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per circa 30-35 minuti. Se dopo 20 minuti vedete che la parte sopra inizia a scurire, la coprite con un foglio di carta alluminio. Poi bisogna sfornarlo e aspettare che sia completamente fredda prima di rimuovere lo stampo. Si mette su un piatto di portata, se volete si decora con qualche altro pezzettino di gambo e una fogliolina di basilico o di menta che ci sta benissimo. La potete consumare subito oppure la potete consumare dopo anche 24 ore di riposo in frigorifero, anzi io ve lo consiglio perché i sapori si amalgamano benissimo, la fetta rimane compatta e perfetta, oltretutto resiste anche un paio di giorni in frigorifero, basta coprirlo per bene. La ricetta semplicissima e molto bella è finita. Se la provate fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free.